Ciao ragazzi, bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Siamo alla partenza della Coppa del Mondo di Val di Sole, del nuovo tracciato da cross country. Adesso andrò a fare un piccolo giro a piedi per andare a vedere cosa è cambiato, quali sono i pezzi più nuovi, soprattutto le linee che i rider sceglieranno. Zona partenza e arrivo è sempre uguale, siamo sempre nell'anfiteatro naturale del Val di Sole qui a Daulasa. Diciamo la parte iniziale non è cambiata. Il rock garden in salita è rimasto praticamente invariato, sempre uguale, così come è rimasta invariata la lunga salita su strada scorrevole che porta all'ingresso del parco nel bosco. Si arriva a questa nuova curva, bella tecnica. Stefan ci farà vedere benissimo come si fa. Questa salita è bella lunga, ma anche su un terreno abbastanza scorrevole. Anche qui oggi che ha piovuto, comunque i pezzi sul prato non sono particolarmente morbidi, comunque si riesce a pedalare bene ed è, diciamo, la salita più lunga in assoluto. Fino a qui bella scorrevole, quando si entra nel bosco, vedremo lì poi, diventa più ripida e tecnica. La salita qui non è ancora finita, c'è ancora un'ultima parte di salita, ma a metà abbiamo il passaggio in mezzo agli alberi, un passaggio dove se si ha il manubrio un po' troppo largo si fa molta fatica. Da qua poi si ricomincia e si risale. Questa è una delle parti più ripide della prima lunga salita, anche una di quelle con il fondo un po' più difficile se bagnato, che porta fino allo scollinamento. Al scollinato inizia la parte un po' più naturale, anche quella un po' più tecnica, soprattutto se è bagnato radici, sassi e via dicendo. In effetti qua tanta gente si ferma a controllare, a fare un check del percorso per trovare la migliore linea. Tra l'altro anche i ragazzi di Orbea e il nostro buon Fede, che è là, oggi sta passando tutta la giornata con i ragazzi di Orbea. Nuova parte del tracciato, una salita che bagnata fa paura solo a vederla, perché veramente questi tronchi così bagnati probabilmente non ci salirei neanche se mi pagassero. Però nuovo pezzo del tracciato, questo pezzo è bello tecnico, immagino che qua tanti si siano fermati per scegliere linee corrette, perché probabilmente si potrebbe fare la differenza su questo tratto. Qui asciutto bisogna dire che è abbastanza tranquillo, ma così bagnato potrebbe dare qualche problema, soprattutto su quelle rocce così. Però qui i ragazzi hanno detto autobahn, quindi autostrada. Questa è la parte forse un po' più tecnica, perché ci sono diverse linee e i ragazzi qui dicono che sostanzialmente si riesce a saltare via tutto. Vedremo un po', adesso dovrebbe passare Nino e tutti gli altri. Arrivano i ragazzi di Canyon, vediamo un po' dove passeranno, se passeranno sulla roccia grossa oppure se andranno sul lato. Primo passaggio. Scelta intermedia per Nino, mentre il piccolo Frischnet è andato diretto saltando via la roccia. C'è poi da decidere se prendere la linea bassa o la linea alta. Vediamo i ragazzi di Canyon che linea fanno. Sam Gaze ha deciso di stare alto, quindi entrare meno forte dal salto ma prenderla più alta per tagliare di più. Però naturalmente la linea alta è anche più difficile, più complicata, perché intanto è contropendenza ma poi ha un sacco di radici. Vediamo questa seconda, vedi, si entra molto veloce dal salto ma poi bisogna rallentare tanto, quindi vedremo un po' come sarà la scelta. Dovrebbero arrivare i big adesso, mentre quella passa va un po' più larga, si perde un po' più di velocità, però si riesce a entrare più veloci dalla parte del salto. Dopo questo tratto di discesa si ricomincia a salire, una salita tortuosa. Vediamo qui i ragazzi di BMC, il buon Yuri. Anche qui comunque salita molto naturale, abbastanza tecnica,
non particolarmente tecnica, ma comunque una di quelle dove si può respirare poco e si ritorna nella parte alta del tracciato. La salita non è delle più lunghe, anche qua abbastanza breve, e si rientra in una discesa abbastanza semplice nella prima e nella seconda parte, ma un po' più complicata nella prima. C'è questo radicciaia che quindi tutti vanno a prendere abbastanza largo. Vediamo i ragazzi di Orbea de Fremont. Anche qui, volendo, ci sono due linee. Vediamo Charlie Hardage che sta guardando quale è quella meglio. Ce n'è una esterna e una interna che però è più cattiva sulle radici, mentre quella esterna è più larga, ma si va a perdere un po' di tempo. Adesso vedremo se qualcuno farà le due diverse linee. Vediamo i ragazzi di Pivot. Linea larga, sicuramente quella più semplice, più veloce probabilmente, ma magari passando all'interno si può provare a tagliare un po' la curva e uscire. Il problema è che l'uscita è molto sketchy con queste radici che sono proprio in linea con le gomme. Williams, linea interna. Abbiamo visto che però è più veloce se presa così rispetto a quella esterna, però naturalmente è molto più rischiosa. Fatto il passaggio nel bosco, si esce di nuovo al sole, tech zone, e poi si ricomincia a salire. Questa è una salita dove chi ha gamba può fare tanti sorpassi perché ci sono un sacco di linee, il tracciato è bello largo, ma è anche una salita bella ripida, soprattutto in questa parte finale. Questo è uno dei principali cambiamenti del circuito. Fino all'anno scorso si saliva ancora un po' più in alto e si faceva la curva secca, quella dove tutti cadevano, quella veramente difficile. Quest'anno è stata tolta ed è stato aggiunto questo step down, questo drop in curva, che adesso andiamo a vedere un po' Lukas Schwarzbaumer come lo affronterà. Qui si arriva da una salita bella ripida e bisogna droppare all'interno per entrare poi in quello che è il circuito del Four Cross, che si prende veramente in alto. Questo è il nuovo piccolo rock gardenino che hanno aggiunto, veramente, probabilmente devo dire che in gara sono quasi certo che lo doppieranno tutto, perché poi c'è l'uscita lunga. Vediamo un po', qui c'è un'entrata su una hip, vediamo un po' come lo passano. Non proprio, però potrebbe essere un doppione. Fun fact sulla Val di Sole: non si chiama Val di Sole per il sole, ma perché è piena d'acqua, viene dalla divinità Sulis, che era qua, dicevano che abitava qua, quindi la Val di Sole in realtà è super piena d'acqua. Una volta finita tutta la parte del Four Cross si rientra in quella che è una delle salite più famose del tracciato di Val di Sole. Una volta si passava su questo tratto e si andava su dritti come dei fusi, adesso invece è stata aggiunta una curva, quindi invece che prenderla dritta si passa qui a lato, si fanno una chicane e si torna su qua. Qui vediamo il terreno non è dei migliori, intanto vediamo i carabinieri che sono arrivati, andiamo un po' a vedere come affrontano loro questo tratto, che è uno sicuramente dei più duri e probabilmente uno di quelli dove vedremo anche un po' di attacchi. Una volta fatta la ripida salita, qua è il punto in cui si scollina, dopodiché piattone da prendere a 200 km/h, da spingere tutti i rapporti che si hanno prima di mettersi nell'ultima discesa. Questo è un super piattone, finisce la salita e qui si va via veramente veloci, salita un bel pezzo in piano di circa quasi 400 metri, quindi qui si fa veramente velocità, è dove si è visto tanto fare degli scatti. Finito il pezzo di piano si entra nel Rock Garden, quello abbastanza veloce, e poi entrare nell'ultima discesa, quella che porta praticamente all'arrivo. Una discesa molto veloce, abbiamo la solita entrata con Rock Garden, quella famosissima dove Gary e Nino se le sono veramente date, per poi entrare nella parabolica, salto nuovo che è stato alzato rispetto all'anno scorso. Non c'è più il grosso Rock Garden finale, ma si arriva diretti a quello che è l'arrivo con un drop veramente alto. La parte finale della discesa è stata cambiata tanto, non c'è più il lungo Rock Garden, ma c'è questa serie di Rock Garden, salti e quella passerella in legno che
a vederla così fa impressione, ma a vedere come passano i ragazzi è un po' più semplice di quello che è. Sì, poi passa Blevins e la taglia tutta. Sì, sostanzialmente un roll down basta andarci abbastanza tranquilli e dovrebbe essere piuttosto semplice da fare, non è un gap troppo alto. Questa passerella in realtà, come vedete, basta andare via piatti e si passa senza nessun problema, perché comunque il distacco da passerella a terreno non è poi così alto. Filippo passa super smooth, ma quello che è veramente tecnico è l'ultimo drop, secondo me, perché arriva dopo una curva ed è bello alto. Quindi questo è l'ultimo gap, quello che secondo me è anche tecnicamente di un po' più difficile interpretazione, perché si arriva da una curva abbastanza lenti e poi si butta dentro così. Questo è secondo me fatto veramente bene. Qualcuno sicuramente cercherà di prenderlo più ampio per andare ancora più lontano. Vediamo qua come passano. Da qui in poi si passa sopra il ponte e via diretti all'arrivo per ponte, per poi arrivare nell'ultimo tratto finale che porta in leggera salita verso quello che è la zona tecnica, curva U e arrivo, e la gara è finita. E questo rettilineo d'arrivo a decretare il vincitore qui in Val di Sole. Benissimo ragazzi, questo era il full track, il racconto di quello che è il percorso qui in Val di Sole. Il mio consiglio è quello di venire domenica, essere qui presenti, perché uno spettacolo come Val di Sole si vive veramente pochissime volte e qui è veramente bellissimo. Quindi come al solito 3 consigli finali: mettete un bel like al video, iscrivetevi al canale e soprattutto gas aperto.